Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Allora, oggi farò un video semplice di pampering alla videocamera, quindi accarezzerò i vostri volti e vi coccolerò con del whispering misto a soft spoken. Non ci saranno argomenti particolari in questo video, ma riflessioni generali sul benessere mentale, che è difficile mantenere e penso che sia molto difficile mantenere uno stato emotivo positivo. Poi c'è chi è più predisposto a essere positivo di natura, come sapete non sono io, però tra tutte le cose che stanno succedendo al mondo poi ci sono alcune che ci toccano più da vicino, altre che ci sembrano più lontane. Ci sono magari delle particolari situazioni che ci colpiscono più di altre, però in generale non stiamo vivendo proprio in un periodo storico positivo, per essere generosi. E quindi io capisco che sia molto molto difficile vivere bene e sereni senza quello che io chiamo sempre il dissociarsi, perché va bene provare a distrarsi dallo schifo che succede intorno a noi, ma io vorrei trovare un modo per stare bene in mezzo al male. C'è una canzone dei The Buster Sons of Dionyso che si chiama così, e stare bene in mezzo al male senza necessariamente nascondersi dal male, senza avere la necessità di dissociarsi, ma vorrei trovare un modo per accettare quello che sta succedendo nel mondo e riuscire a non perdere il senno nel guardare in faccia, ecco, tutte le cose che stanno succedendo. E io lo so che questo è un canale di rilassamento, un canale SMR, però sapete che qua spesso, diciamo, parlo anche di cose scomode e non necessariamente rilassanti, perché in generale non sono una persona evitante, nel senso che ho le mie tecniche di isolamento dal mondo, perché sono importanti anche quelle, quindi riuscire a crearsi delle barriere, riuscirsi a crearsi delle stanze protette da tutto il resto. Questo è molto importante, ma è molto molto importante anche riuscire
da queste cose. Quindi in questo video volevo solo dirvi che è comprensibile qualsiasi modo in cui state affrontando il mondo intorno a voi. Sono sicura che ci sono persone molto impegnate nel cercare di rendere il mondo un posto migliore, e penso sia una cosa incredibile che ci siano persone che sono disposte a rinunciare alla propria serenità mentale per qualcosa di più grande, per un progetto comune. Però io volevo dire a queste persone che non c'è niente di male a fermarsi un attimo e a vivere un attimo più serenamente la situazione, respirare e non prenderla in ogni momento come un peso, ecco, da portare sulle spalle. Voi che siete questo tipo di persone lo sapete che sto parlando con voi, e so che vi sentite in colpa tutti i giorni perché avete qualcosa che gli altri non hanno, o vi sentite in colpa perché non riuscite a fare abbastanza. La colpa, no, non dovete sentirvi in colpa, e se vi sentite in colpa e pensate di avere delle colpe, voglio dirvi che dovete prendervi anche dei momenti della giornata e della vostra vita in cui vi rendete conto lucidamente che non è sostenibile continuare ad affrontare la vostra vita con questo peso sulle spalle. Quindi io spero che guardando questo video riusciate un attimino a togliervi la responsabilità di cose più grandi di voi e sapere che tutti i vostri sforzi sono apprezzati, ma che potete anche fermarvi un attimo e sentirvi liberi di stare fermi e di non agire per un attimo, per dei momenti della vostra vita. Semplicemente respirate e lasciate andare, perdete il controllo per un attimo, senza pensare di essere delle cattive persone. Vi meritate dei momenti di pace e di serenità, anche voi che tutti i giorni lottate per un mondo migliore. E allo stesso modo voglio parlare alle persone che invece sono sopraffatte da tutto e non agiscono. Io capisco il punto di vista di queste persone, capisco quando ti sembra di non poter fare nulla e questa cosa ti blocca dal fare qualsiasi cosa, perché ti sembra che qualsiasi protesta, qualsiasi manifestazione, qualsiasi gesto sia inutile, perché il male intorno a te, il marcio intorno a te è così tanto che qualsiasi gesto tu faccia sembra una perdita di tempo, e dopo che l'hai fatto e vedi che il mondo non è cambiato ti senti ancora peggio, e allora hai imparato a non fare nulla e a far finta che vada tutto bene e a vivere nella tua sfera di egoismo. E io non ho intenzione di condannarvi se siete questo tipo di persone, e in questo video volevo rassicurare anche voi che
la vostra serenità. E non siete migliori o peggiori delle persone che ho citato prima, delle persone che dedicano magari la propria vita agli altri. Io capisco che ci sia una sfera di egoismo che non è sbagliata e che non è cattiva. Io lo so che tanti di voi pensano di essere cattivi perché non partecipano attivamente alla risoluzione dei problemi del mondo e non fanno nulla per migliorare il mondo. E se siete tra queste persone che si sentono in colpa quotidianamente perché non agiscono, questo fa di voi delle belle persone, perché se no non vi sentireste in colpa. E volevo dirvi che che spesso lo stare fermi è proprio una barriera che ci creiamo per non stare male. E io penso che questa cosa tanti non la capiscano, che spesso delle persone vengano additate come pigre o menefreghiste, ma non ci si sofferma a pensare che magari sono semplicemente persone che hanno perso un po' la speranza. E per quanto io spero che la speranza torni a queste persone, io capisco che in questo mondo la speranza si possa perdere e bisogna saper affrontare anche questi momenti di vuoto esistenziale in cui ci sembra di non poter fare nulla. E mi dispiace immensamente perché penso che questa situazione in cui non si agisce e ci si sente in colpa perché non si agisce sia quasi peggio di quella in cui si agisce e ci si sente in colpa perché le nostre azioni non portano a nulla. Però fatemi sapere, ecco, anche voi cosa ne pensate. Io sto facendo delle riflessioni un po' sul momento perché apro il telefono e vedo notizie orribili, e quando ero più piccola, una decina di anni fa, ero più il primo tipo di persone, ero magari chi mi seguiva, perché forse il canale ha già 10 anni, magari no, però sono stata molto vocale, sono stata molto rumorosa sulla questione degli allevamenti intensivi, sulla comunità LGBTQ+, sono sempre stata molto focosa per quanto riguardava delle battaglie in cui credevo molto, che mi toccavano. Negli ultimi tempi devo dire che invecchiando è come se avessi perso un po' la voglia di litigare, di discutere, di spiegare, di far vedere i dati, di contestare quello che mi dicono gli altri, di essere derisa, di farmi venire le lacrime, di innervosirmi, di gridare. Mi sono stancata e non so se è una cosa positiva, perché prima ero una persona che stava anche 2 ore a litigare con le lacrime agli occhi, con persone che magari non gliene fregava niente, mi ridevano in faccia e a cui non avrei mai fatto cambiare idea. Però magari a delle persone sicuramente l'idea l'ho fatta cambiare, l'ho fatta cambiare, quindi c'era qualcosa di positivo, no, nella me del passato, nel modo in cui esprimevo le cose con ardore. Però adesso ho perso un po' quella cosa, mi sembra di non avere più la forza, la voglia, mi sembra che è molta più la fatica del risultato che poi ottengo. E spesso sento delle persone dire delle
cose che non mi stanno a genio, ma non reagisco più, cioè non mi alzo più da tavola, mi giro e dico scusi, ma lei cosa ha detto? Cioè una volta io ero così, cioè ero molto pesante, molto agguerrita, no? Su certi argomenti che poi ognuno ha i suoi, ecco, che non si può spiegare perché, ma ti prendono più da vicino. Però adesso devo dire che sono diventata stanca, stanca perché la maggior parte delle volte quando vuoi aiutare qualcuno, vuoi scomodare, quando ti rimballo degli argomenti scomodi che andrebbero a modificare la vita delle persone, i loro pensieri e che argomenti che mettono in dubbio tutta la vita di una persona, tutti il suo credo, la gente non ha voglia, no, di sentirsi dire queste cose, quindi tanta gente reagisce male e tanta gente mi ha fatto star male e non ho più voglia. E spesso, ma anche adesso in realtà, mi sento nel torto perché non sono più quella di una volta, perché per tante cose ho mollato. Per oggi voglio trattarmi come tratterei una persona che mi viene a dire queste cose e quindi voglio essere gentile con me stessa e con voi e voglio credere che voglio credere di non essere una cattiva persona perché ho smesso di lottare in modo così battagliero, in modo così aggressivo e costante e estenuante, scusate, come facevo prima. Non lo so, ditemi cosa ne pensate, se secondo voi è un segno di debolezza o di maturità iniziare a capire con chi si può iniziare un certo argomento e chi invece non ti vuole ascoltare. E a volte penso che no, bisognerebbe urlare perché magari qualcuno, anche solo una persona, ti ascolta, mentre a volte, che ultimamente la maggior parte delle volte, rimango in silenzio e perdo la speranza nel genere umano. In realtà sembra negativa, cioè è una cosa brutta da dire, però un po' così, e non mi va di star qua sul canale a raccontare le solite cavolate sulla pace, l'amore e l'universo positivo e le vibrazioni positive. Vorrei appunto, ho voluto fare appunto una riflessione su questa, sull'agire, il non agire, se è sempre giusto agire, se è giusto sacrificare la propria sanità mentale per il prossimo, per un bene maggiore. Cioè ovviamente è un discorso ampio, complicato, pieno di sfumature e che bisogna vedere caso per caso, però sono curiosa comunque di sapere cosa ne pensate e niente, questo video era un po' cervellotico, ma spero che comunque abbinato al camera touching vi sia piaciuto e ci vediamo e sentiamo